E allora adesso andiamo a guardare qualche pianta incredibile. Questo è il guarnacino, guarda, il grappoletto piccolo e spargolo. Ti invito a riprendere sta pianta. Questa è una delle piante tipo, sono l'80% delle piante. Quelle più giovani che vedi è la Prupaina, si chiama. Un fosso di 1 metro, è portato il tralcio per fare l'altra pianta. Questo è il guarnacino. Cioè qui crescono le querce, siamo circondati dai boschi giù, se vedi. Una grande escursione termica, sempre ventilazione, ci permette di non fare trattamenti sta cosa qua. Soltanto la trincia passo 2 volte, stop. Adesso passerò la trincia prima del raccolto, finito. Una zappatura tipo a febbraio, cresce l'erba, è inerbita, sta bene la vigna. Non c'è l'indizio di una malattia sulla foglia. Guarda che bel grappo. Ne vado fiero, sì, questa è una malvasia bianca. Una bellezza, no? Cioè la gente si lamenta in Calabria. Di che cosa? Del fatto che le malattie, le cose. Guarda che bellezza. Qui che vai fiero quando fai il viticoltore, no? È come quando trovi i funghi, porca troia. Sei contento, fai le cose. Se vai a guardare tipo dalle mappe o dal satellite, è uno dei tratti di Calabria, oltre un po' più a sud il Lametino, più stretti tra i 2 mari, tra lo Ionio e il Tirreno. Sì, e noi siamo proprio al centro. Ottimista, ma soprattutto in Calabria, perché noi abbiamo la fortuna che operiamo in una terra abbandonata, no? Dove chi è andato via non ha più interesse a tornare, e quindi se ci sono persone come noi che amano la propria terra si possono fare grandi cose. Noi qui possiamo fare la viticoltura naturale, tra virgolette, perché? Perché se fai una carrellata, fai un video intorno, non abbiamo inquilini, non abbiamo vicini, non abbiamo confinanti, no? Cioè i nostri primi confinanti sono quelle casette lì che hanno tipo 1000 metri di terra per farsi l'orto e lo fanno come 100 anni fa. Cioè qui più che altrove si può fare un'agricoltura sana, una viticoltura sana. Cioè non so se in altri posti dove l'industrializzazione ha fatto tipo ha inquinato molto è possibile fare quello che facciamo noi qui. Noi godiamo, tra virgolette, di una situazione catastrofica, nel senso godiamo dell'abbandono delle terre, non so se mi spiego. C'è un vantaggio nel nostro micromondo, no? Nella zona della Valle dell'Esaro no, non interloquiamo. Io personalmente cerco sempre interlocutori, ma non si riescono a trovare, si coltiva il proprio orticello, è una questione di mentalità, però siamo sempre aperti tipo a collaborazioni. Io per esempio mi trovo molto bene con il sud, più al sud, con i produttori di Cirò, vado molto d'accordo, però qui non ho mai trovato produttori che possiamo fare squadra, insomma, perché ognuno si va a ricercare i propri mercati Questa è stata la mia spinta verso il fatto di cercare Vinnatur, perché se io ho una difficoltà in cantina non ho un interlocutore nel mio territorio, ma ho un interlocutore nell'associazione, ed è una cosa che doveva per forza esistere per la mia sopravvivenza, per la mia, no? Dovevo per forza associarmi in un'associazione così per cercare di risolvere i problemi che avevo, perché non ho elementi di confronto qua in zona. C'è molta chiusura, siamo ancora indietro, c'è molto da fare, bisogna, non ci si deve stancare per trovare una soluzione a questo, tipo lavorare in sinergia, ecco.
Tipo anche chi faceva il vino e vendeva il vino sfuso non l'ha venduto più perché non c'era questa strada che conduceva a questi paesi di montagna che venivano a comprare il vino in collina dove c'è, quindi c'è stato anche l'abbandono delle vigne e questi contadini sono dovuti emigrare perché non campavano più. Tutto questo Cerzeto, i paesi Arbrescio, Cerzeto, Cavallerizzo, San Giacomo, Torano Castello, Rota Greca sono stati praticamente divisi nettamente da questo che è stato poi un caso nazionale, dal crollo di questa strada e di questo paesino che è stato Cerzeto, Cavallerizzo, che è stato ricostruito in un posto lontano dal suo praticamente habitat naturale e ha mandato in frantumi praticamente un microsistema economico, no? Di scambio. Ma guarda, i vitigni come ben sai arrivano tutti dalla Grecia, dalla Magna Grecia, sono stati portati nella Magna Grecia con le colonie, e dalla Calabria. La Magna Grecia, Sibari ce l'abbiamo a 5 km, ma neanche in linea d'aria, no? 3 km, 4 km saranno. Hanno piantato qui, hanno portato le barbatelle insieme a loro, poi i romani hanno conquistato la Magna Grecia, la Grecia, e hanno esportato i vitigni nell'impero romano. E quindi il percorso è quello lì, la Grenache è qui, il Guarnacino. Abbiamo una capacità di 20-25 mila bottiglie l'anno, non di più. Sì, sì, usiamo questo, abbiamo altri 2 carrelli nel capannone, 2 di legno e 1 di acciaio. Noi vinifichiamo solo con questo. La pressa Mori. Questa è la spapiggiatrice. Sì. Non usiamo il freddo, non c'è un chiller. Questo è il nostro vino, insomma.